Apri la tua mente, ascolta il tuo cuore. Quel cantante è bravissimo, si sente proprio che canta di pancia. La mia coscienza mi dice di non farlo. Devi entrare in contatto con il tuo spirito. Ma quanta gente c'è qua dentro? Bentornati a Ritorno alla Verità, io sono Francesco e la mia passione è scoprire segreti. Se c'è una cosa che possiamo dire è che noi esseri umani siamo complicati. Ci sono così tanti strati, eppure siamo una persona sola. Oggi cercheremo di fare un po' di luce su questo argomento e per farlo useremo Iron Man. Prima di tutto devo ammettere che ho sempre sognato di avere un giocattolo di Iron Man, quindi questo video mi ha dato l'opportunità di comprarlo. E vai! Quando guardo questo giocattolo, quello che vedo è il suo corpo. In un certo senso il corpo è il nostro involucro esterno, quello che ci permette di andare in giro per il mondo, che ci permette di avere contatto con il mondo fisico. È quello che ha i 5 sensi. Il corpo è l'unica parte di noi che è visibile, ma dentro abbiamo un universo di cose che, anche se sono invisibili, sono comunque molto importanti. Abbiamo le nostre emozioni, la nostra capacità di ragionare, la nostra capacità di prendere decisioni, la nostra volontà, i nostri sentimenti. Tutto quello che forma la nostra personalità e che ci permette di comunicare con gli altri esseri viventi. Io sono Iron Man. Tutto questo è quello che noi chiamiamo anima, che è una parte molto sensibile e anche molto reale di noi. Come il nostro corpo può essere ferito e sanguinare, anche la nostra anima può essere ferita. Quando qualcuno ci insulta possiamo sentirci offesi, possiamo sentirci arrabbiati. Queste cose sono molto reali. Quando ci dicono qualcosa di positivo invece ci sentiamo felici o ci sentiamo incoraggiati o ci sentiamo rilassati. Per non parlare poi delle circostanze esterne e la loro capacità di cambiare il nostro umore. E tutto questo non succede a livello del corpo, succede a livello dell'anima. Quindi il corpo è fuori e l'anima è dentro. Fin qui ci siamo. Ma torniamo al nostro Iron Man. Se io lo giro, questo pupazzo, che cosa trovo dentro? Trovo che c'è una parte ancora più profonda. In questo caso sono le pile. Senza le pile, niente suoni e niente frasi, perché sono queste che gli danno la sua energia vitale, quello che lo rendono un giocattolo vivente. E questa parte di noi è il nostro spirito, quello che ci rende esseri viventi. Nel nostro spirito ci sono cose come l'intuizione o quello che chiamiamo il sesto senso. Qualcuno dice che anche la coscienza sia strettamente connessa con lo spirito. E lo spirito è quello che ci permette di entrare in contatto con il mondo spirituale, perché non si chiama mondo animale. Il mondo animale è un'altra cosa. E con lo spirito possiamo anche entrare in contatto con Dio e avere una relazione con Lui, perché Lui è spirito. Ecco perché è difficile credere in Dio se è solamente una condizione mentale, perché non è un lavaggio del cervello, ma è una relazione spirituale. La mia razionalità mette in dubbio l'esistenza di Dio ogni 3 secondi, ma è il mio spirito che conferma che quello in cui credo è reale. Ed è molto importante entrare in contatto con il nostro spirito, perché altrimenti ci perdiamo una parte profondissima della nostra esistenza. Pensa che fin dall'antichità si è sempre tramandata la conoscenza che il mondo fisico naturale che vediamo con i nostri occhi è solamente l'ombra del mondo spirituale, del mondo invisibile. Quindi in un certo senso il mondo spirituale è più reale del mondo fisico. Questo può sembrare difficile da credere, ma penso sia solo a causa della nostra mentalità occidentale, umanistica, che mette al centro il ragionamento e il corpo. Ma invece ci sono culture in cui il mondo spirituale è una cosa molto ben conosciuta. Quindi, ricapitolando, ognuno di noi ha un corpo, un'anima e uno spirito. Se vuoi iniziare ad entrare in contatto con il tuo spirito, la cosa più sicura e affidabile è quella di iniziare a studiare la vita di Gesù, vedere quello che faceva, vedere come parlava, perché lui è l'uomo spirituale per eccellenza. E quando leggi, non farlo solo con gli occhi fisici e neanche solo con il ragionamento, ma fai caso a quello che succede dentro di te in profondità, perché quello è il tuo spirito che prende vita. Grazie di essere stato con me. Se questo video è stato interessante, metti un mi piace, fammi sapere le tue esperienze e le tue opinioni nei commenti. Ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, non smettere mai di cercare la verità. Ok.